Benvenuto nelle conversazioni di pratica in italiano con le storie. Sei pronto per esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iniziamo. C'era una volta un uomo che aveva una figlia di nome Clever Elsie. Quando crebbe, il padre disse: «Dobbiamo trovarle un marito». La madre concordò: «Sì, se solo qualcuno volesse sposarla». Alla fine, un uomo di nome Hans venne da lontano e desiderava sposarla, ma insistette sul fatto che Clever Elsie dovesse essere veramente intelligente. Il padre rispose: «Oh, ha molto buon senso». La madre aggiunse: «Oh, può persino vedere il vento che scende per la strada e sentire le mosche tossire». Hans replicò: «Se non è davvero intelligente, non la sposerò». A cena, dopo aver mangiato, la madre disse: «Elsie, vai nella cantina e prendi della birra». Clever Elsie prese la brocca dal muro, scese nella cantina e picchiettò il coperchio della brocca mentre camminava per ingannare il tempo. Una volta arrivata giù, prese una sedia e la posizionò di fronte al barile per non doversi piegare e farsi male alla schiena. Mise la brocca davanti a sé e aprì il rubinetto. Mentre la birra colava, continuava a guardarsi intorno e dopo aver cercato un po', notò un piccone appeso sopra di lei che i lavoratori avevano accidentalmente lasciato lì. Clever Elsie cominciò a piangere e disse: «Se sposo Hans e abbiamo un figlio e lui cresce e scende qui a prendere birra, il piccone potrebbe cadere sulla sua testa e ucciderlo». Pianse forte per la sfortuna che vedeva avvicinarsi. Nel frattempo le persone sopra attendevano da bere, ma Clever Elsie non tornava. La madre allora disse alla serva: «Scendi nella cantina e vedi dove è Elsie». La serva scese e trovò Elsie seduta accanto al barile, che piangeva forte. «Elsie, perché stai piangendo?» chiese la serva. «Oh», rispose Elsie, «non ho motivo di piangere. Se sposo Hans e abbiamo un figlio, e lui cresce e deve prendere birra da qui, il piccone potrebbe cadere sulla sua testa e ucciderlo». La serva rispose: «Che Clever Elsie che abbiamo!» e si sedette accanto a lei, iniziando a piangere anche lei. Dopo un po', poiché la serva non tornava e le persone sopra avevano ancora sete, il padre disse al ragazzo: «Scendi nella cantina e vedi dove sono Elsie e la serva». Il ragazzo scese e trovò Clever Elsie e la serva che piangevano insieme. Chiese: «Perché state piangendo?» «Oh», disse Elsie, «non ho motivo di piangere. Se sposo Hans e abbiamo un figlio, e lui cresce e deve prendere birra da qui, il piccone potrebbe cadere sulla sua testa e ucciderlo». Il ragazzo disse: «Che Clever Elsie che abbiamo!» e si sedette con loro, iniziando a piangere anch'esso. Sopra aspettavano il ragazzo, ma quando non tornò, il padre disse alla madre: «Scendi nella cantina e vedi dove Elsie». La madre scese e trovò tutti e tre a piangere. Chiese cosa fosse successo. Elsie spiegò che il suo futuro figlio potrebbe essere ucciso dal piccone se fosse sceso a prendere birra quando sarebbe caduto. La madre allora disse: «Che Clever Elsie che abbiamo!» e si sedette a piangere con loro. Il padre attese un po' di più, ma quando sua moglie non tornò e lui divenne molto assetato, disse: «Devo scendere nella cantina io stesso e vedere dove è Elsie». Quando arrivò, li trovò tutti seduti insieme a piangere. Ascoltò la ragione e udì che se Elsie avesse avuto un figlio, il piccone potrebbe cadere su di lui e ucciderlo mentre stava attingendo birra. Esclamò: «Oh, che Clever Elsie!» e si sedette a piangere con loro. Hans era stato solo sopra per molto tempo. Pensò: «Devono aspettarmi laggiù. Dovrei andare a vedere cosa stanno facendo». Quando scese,
vide tutti e 5 seduti lì a piangere forte. Che sfortuna è successa? Chiese. Oh, caro Hans, disse Elsie, se ci sposeremo e avremo un figlio e lui crescerà abbastanza per prendere un drink, il piccone potrebbe cadere sulla sua testa e ucciderlo. Quindi non abbiamo motivo di piangere. Beh, disse Hans, se è questa l'unica intelligenza che ti serve nella mia casa, allora ti sposerò. E le prese la mano, la portò sopra e la sposò. Dopo un po' che Hans ed Elsie erano sposati, lui disse: «Moglie, vado a lavorare per guadagnare dei soldi per noi. Per favore, vai nel campo e taglia il grano così possiamo avere del pane». «Sì, caro Hans, farò così», rispose lei. Dopo che lui se ne andò, si preparò una deliziosa zuppa e la portò con sé nel campo. Quando arrivò, pensò tra sé e sé: «Cosa dovrei fare per prima cosa? Dovrei tagliare il grano o mangiare prima? Oh, mangerò prima». Bevve la sua zuppa e, quando fu sazia, pensò di nuovo: «Cosa dovrei fare? Dovrei tagliare il grano prima o dormire prima? Dormirò prima». Così si sdraiò nel grano e si addormentò. Hans era tornato a casa da un po', ma Elsie non tornava. Pensò: «Che clever Elsie che ho! È così laboriosa che non è neppure tornata a casa per mangiare». Ma quando arrivò la sera e lei ancora non si vedeva, Hans andò a controllare quanto avesse tagliato. Ma vide che non era stato tagliato nulla e la trovò sdraiata a dormire nel grano. Prese in fretta un trappola per uccelli con delle campanelle e la appese a lei mentre continuava a dormire. Poi corse a casa, chiuse la porta e si mise a lavorare. Alla fine si fece buio e Clever Elsie si svegliò. Quando si alzò, sentì tintinnare tutto intorno a lei e le campanelle suonavano con ogni passo che faceva. Questo la spaventò e cominciò a dubitare se fosse davvero Clever Elsie o meno. Disse: «Sono io o non sono io?» Ma non sapeva come rispondere a quella domanda, così rimase lì confusa. Alla fine decise: «Andrò a casa e chiederò se sono io o no. Di certo lo sapranno». Corse verso casa, ma la porta era chiusa. Bussò alla finestra e chiamò: «Hans, Elsie è dentro». «Sì», rispose Hans, «è dentro». Questo la spaventò e disse: «Oh no!» «Allora non sono io», e andò a un'altra porta. Ma quando la gente sentì il tintinnio delle campanelle, non aprirono la porta e lei non poté entrare da nessuna parte. Così scappò via dal villaggio e nessuno l'ha vista da allora. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche, così non perderai nessuna delle nostre storie gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.